Salve a tutti. Quest'oggi io parlerei delle malattie psicosomatiche. Non vorrei fare un elenco, che sarebbe fra l'altro molto lungo, delle malattie psicosomatiche, anche perché lo trovate su internet. Ma vorrei dire che la psicosomaticità delle malattie, Ippocrate l'aveva capito, è un po' generale, riguarda tutte le malattie. Ovvero, noi abbiamo una psiche che risente del corpo e un corpo che risente della psiche. Se noi stiamo bene, noi abbiamo delle difese immunitarie alte e quindi è difficile che ci ammaliamo. Se noi stiamo male, cioè se siamo infelici, è molto più facile che ci ammaliamo perché abbiamo le difese immunitarie basse. Detto questo, non è che la gente possa cambiare per questo e dire: ah, va bene, devo alzare le mie difese immunitarie, devo diventare di buon umore, perché non possiamo imporcelo. Questo inneggiamento ai pensieri positivi, al pensare positivo, è una grande cavolata. Noi pensiamo positivo quando abbiamo ricevuto positività. Se abbiamo ricevuto negatività, non siamo positivi. La positività o negatività ce la danno i genitori. Qualcuno mi ha detto: ma lei che parla di malattie psicosomatiche, eccetera, è ammalata di maculopatia, allora? La maculopatia non risulta una malattia autoimmune, né tantomeno psicosomatica, ma tuttavia io sono convinta che qualsiasi malattia abbia una componente che riguarda la psiche. Naturalmente una componente che può essere di grande importanza o di minima importanza, no? È vero che io ho subito la caduta della mente condizionata e questo mi ha fatto stare molto meglio, anche fisicamente. Però è anche vero che tutto quello che ho sopportato prima è rimasto. Io ricordo quando ero bambina e sentivo le offese di mia madre e io ero chiusa al bagno, spesso mi chiudevo al bagno perché era l'unica stanza in cui mi lasciavano in pace, e sentivo mia madre che urlava dicendo: sei una cretina, sei una stupida, sei un'oca. Io sentivo il suo odio e sentivo una ferita che, come un taglio interno. Poi quando uscivo io la guardavo con disprezzo, con odio, e lei si infuriava ancora di più e trovava la scusa per picchiarmi, perché mi odiava. Chiaro che odiava se stessa bambina, chiaro che è stata trattata molto male lei stessa, però comunque mi odiava. E io ricordo che pensai: ma tutte queste ferite che sento, no? Perché io sentivo proprio come una lama di coltello che mi entrasse dentro, dico: poi non mi faranno del male. E certo che mi hanno fatto del male. Come, fino a che punto? E chi lo sa. Noi abbiamo un ambiente che ha 1000 aspetti, no? Innanzitutto abbiamo il nostro corpo che risente di quello che ci hanno lasciato in eredità i nostri genitori, i nostri nonni, bisnonni, eccetera, eccetera.
e quindi abbiamo delle predisposizioni a certe malattie. Poi abbiamo l'ambiente che ci circonda, che ci può ferire, appunto, o che ci può trattare bene. Più facile la prima. E poi c'è la nostra reazione, no? Come noi reagiamo, cosa facciamo noi nella vita, come cerchiamo di risolvere i nostri dolori, oppure li subiamo, oppure li facciamo subire agli altri. Questo dipende un po' dal nostro carattere, no? E se rimaniamo ancorati ai nostri carnefici, subiamo di più. Ecco, questa è una frase che dovreste incidere e mettere in un bel quadro. Se rimaniamo attaccati ai nostri carnefici, noi soffriamo di più. Come si fa a soffrire meno? Allontanandosi dai carnefici. In che modo ci si allontana dai carnefici? Non dipendendo più da loro. Siccome i carnefici in genere sono le figure genitoriali, poi ce ne possono essere anche altre, ma quelle sono le prime, noi dobbiamo allontanarci dalla dipendenza verso i genitori. Non è tanto il fatto di uscire di casa che tutti raccomandano, no? Perché il genitore ce lo portiamo appresso. Ma è far morire dentro il nostro genitore. Una persona poco fa mi diceva, ma io quando mi cade il genitore mi sento sola, no? Stava vivendo la caduta del genitore. Mi sento sola, mi sento sola al mondo, nessuno, non mi posso più appoggiare a nessuno, nessuno mi protegge, è vero. La caduta dei genitori è come la caduta di Dio. Infatti a chi cade nei genitori cade anche Dio. Anzi, in genere cade prima Dio e poi i genitori, ma non è detto. Cade la protezione e a quel punto noi ci sentiamo esposti alla morte e a tutti i disagi possibili e immaginabili senza che nessuno ci protegga, cioè siamo affidati al caso. E a questo punto viene la paura. Posso morire da un momento all'altro, cosa che può essere con genitori o senza genitori. Ma la caduta della mente fa cadere la protezione, ma fa cadere anche le paure poi. E fa venire la capacità di difendersi da soli, molto importante. Le malattie psicosomatiche sono sicuramente molto di più di quelle che pensiamo noi e comunque anche quelle che non sono psicosomatiche sono influenzate dalla nostra psiche, vanno più o meno bene, a seconda della nostra psiche. Se noi siamo sereni, la nostra psiche funziona bene, ma funziona bene soprattutto se il nostro umore è alto. E il nostro umore è alto quando siamo sereni, ma pure quando siamo arrabbiati, se lasciamo spazio alla nostra rabbia. Molte persone non reagiscono ai dolori che ricevono con la rabbia. E questo è un male, perché ci consegna alla possibilità della malattia.
La rabbia, diciamo che è un po' l'opposto dell'amore, no? L'odio e la rabbia sono simili. La rabbia però è reattiva. Noi ci arrabbiamo perché qualcuno ci ha fatto del male. Ci arrabbiamo, cioè reagiamo. Possiamo reagire con le parole, con i fatti, oppure reagiamo dentro di noi perché non possiamo reagire fuori. Siamo piccoli, non possiamo reagire. Siamo deboli, non possiamo reagire. Gli altri hanno più potere di noi, non possiamo reagire. L'importante è che possiamo reagire dentro, cioè che diamo luogo di esistere a questa rabbia. Sembra facile da fare, ma non lo è, perché noi abbiamo tutto un mondo cattolico dietro che ce lo proibisce. Come si fa a dominare un popolo? Attraverso i sensi di colpa. Noi dobbiamo essere buoni. Se proviamo odio siamo cattivi. Noi dobbiamo perdonare all'infinito. Quindi la cosa importante è avere dei genitori che ci amino. Questo ci fa stare bene qui e nel corpo, in salute. I genitori che ci amano però non sono frequenti. Direi che sono piuttosto infrequenti. Quando va bene sono un po' anaffettivi, o peggio. Perché i genitori, per esempio, hanno il vizietto di picchiare i figli fisicamente. Noi abbiamo il diritto di picchiare i cani, di picchiare i gatti un po' meno perché il gatto si ribella. Comunque possiamo prendercela anche con gli animali, no? Prendiamo i cuccioli. Molte volte ho sentito dire, io mi sfogavo sugli animali per quello che i genitori facevano a me. D'altronde la società non si scandalizza se si fa male agli animali. Ora si avvicina Pasqua e 2 milioni di agnellini verranno sgozzati per allietare le nostre tavole, come simbolo di sacrificio, non nostro, loro. Noi sacrifichiamo il più innocente, sacrifichiamo il più debole, il più puro, il più carino. Tu sei il più debole, il più innocente? Ti faccio fuori. Per me gli agnellini sono figli anche miei. E questa parte mi ferisce. Ma noi siamo molto inconsapevoli. Non vediamo il dolore degli altri, non vediamo il dolore delle persone, non vediamo il dolore degli animali. E non vediamo neanche il nostro. Le malattie psicosomatiche vengono perché noi non ci accorgiamo del nostro dolore. Dico anche cose minime, l'acne. L'acne è psicosomatica. A un ragazzetto non viene l'acne se non è incazzato. Ha sofferto a causa dei suoi genitori e non ha potuto reagire. E allora gli viene l'acne. Il colon irritabile, ce l'ha tutto il mondo il colon irritabile. Ha sofferto e non ha potuto reagire, non ha potuto tirare fuori la rabbia. Quanti sono i genitori che permettono ai figli di tirare fuori la rabbia?
sono eccezioni. Le malattie psicosomatiche sono malattie che vengono a seconda del soma e della psiche, nel corpo e nell'anima. Naturalmente in alcune è prevalente l'azione dell'anima, della psiche, che è la stessa cosa, e in alcuni è prevalente l'azione del corpo. E ognuna ha una sua misura, ovviamente, però sono influenzate il corpo dall'anima e l'anima dal corpo. Io non sono di buon umore se ho le scarpe strette, mi fanno male i piedi. Non sono disposto ad ascoltare bene gli altri come quando sto bene io. Il mio corpo influisce. Ora, l'aggressività è importantissima in questo. Io ricordo una paziente di tanti, ma tanti anni fa, che soffriva di piastrinopenia, faceva delle iniezioni di cortisone che la uccidevano, diventava grassa, poi ritornava snella come era di suo, finché un bel giorno capì cosa l'aveva fatto suo padre. A forza di sogni, interpretazioni, alla fine capì che il padre aveva abusato di lei, tanto per cambiare. Lei faceva le iniezioni di cortisone e cominciarono ad aumentare le piastrine. Come mai? E i medici non lo capivano. Non capivano cosa c'entrassero le piastrine, come mai calassero le piastrine. Esiste la piastrinopenia autoimmune, quando non si sa da cosa deriva. Però lì si credeva di aver capito da cosa derivasse. Fatto sta che alla fine gli sparì, cioè ritornò nella norma. Quando? Quando si incavolò, quando si arrabbiò, quando ritrovò se stessa. Perché noi dobbiamo essere buoni. Cioè noi abbiamo quelli che ci sovrastano, i genitori, capo ufficio, i politici, Dio, possono essere tutte carogne. Noi dobbiamo essere buoni. E in effetti i genitori si comportano in genere come carogne coi figli. I capi non c'è male. I politici, nessun rispetto per il popolo in Italia. Dio, nessun rispetto per l'uomo. Assolutamente. Ne fa quello che vuole, lo tratta male, lo punisce continuamente. Ma noi non vediamo Dio, che consideriamo buono, come cattivissimo, perché non vediamo i genitori così. Se noi non facciamo vedere ai figli com'è il mondo, scusate, se noi non facciamo vedere ai figli com'è il mondo, i figli soffriranno e troveranno delle cattive persone. Noi non glielo permettiamo quando ci spacciamo per buoni e non lo siamo. Spesso sono
i bambini stessi a spacciarci per buoni, perché devono sapere di aver avuto dei buoni genitori. Per cui dimenticano, è una difesa della mente, dimenticano di aver avuto pessimi genitori e si raccontano di aver avuto dei buoni genitori. Per cui non serbano rancore ai genitori, ma stanno male e ce l'hanno con tutti gli altri. Invece di aggredire i genitori ce l'hanno con gli altri, poi con gli altri reagiscono, chiudendosi, deprimendosi oppure reagendo. Questo dipende dal carattere. Le malattie psicosomatiche, pertanto, provengono dal fatto che noi non abbiamo reagito a quello che ci è stato fatto. Non ce l'hanno consentito, perché sono i genitori a decidere se i figli possono reagire o meno. E se un figlio reagisce è un figlio ribelle. Se un figlio viene rimproverato dai genitori, i genitori dovrebbero consentire che lui si giustifichi o dica le cose che non gli vanno bene. Dica: io non sono d'accordo sul vostro giudizio, sulla vostra critica per queste ragioni. Glielo permettete ai vostri figli? Noi non glielo permettiamo, a scuola non glielo permettono. All'ufficio non glielo permettono, i politici non ce lo permettono. Noi siamo i servi, noi siamo i figli servi. La famiglia è una pessima istituzione, perché è basata sul potere. Il potere del padre come capofamiglia. Naturalmente qui arrivano gli uomini che dicono: no, ma non è vero perché i tempi sono cambiati, perché non è vero, anzi comandano le donne, come se non ci fosse la legge del più forte. Perché i genitori picchiano i figli? Perché sono più forti dei figli. Perché i mariti picchiano le mogli e le picchiano? Perché sono più forti. Vince chi ha più forza, è normale. Se sono violenti, e sono violenti. E non mi si dica che uno schiaffo può equivalere a una parola, che può ferire la parola, perché io vorrei vedere a voi se preferiste ricevere uno schiaffo o un insulto. Dall'insulto ci si può difendere, dallo schiaffo no, se è dato da una persona più forte. E anzi, la persona più forte dovrebbe stare molto più attenta di chiunque altro a non usare mezzi forti, a non arrivare alla provocazione. E invece se ne approfitta. Siamo ancora al femminicidio che aumenta. Siamo fra i più alti in Europa. Le malattie psicosomatiche non sono le malattie autoimmuni, sono due cose diverse. Psicosomatiche sono quelle che derivano dalla psiche, come per esempio un certo tipo di diabete, eccetera, eccetera, o tante altre. Quelle autoimmuni hanno un'incidenza notevole della psiche, ma non derivano da quello, almeno non solo da quello, ma ci sono predisposizioni, eccetera, eccetera, genetiche, eccetera, o ambientali. Però lo stato d'animo conta sempre. È una cosa di cui i dottori non tengono mai conto.
Qualcuno sì, eh? Ci fu un medico che mi disse: signora, vivere dipende anche da lei. E disse: però io noto che lei è di buon umore, questo va a suo favore. Lui intendeva: vivere dipende anche dal suo umore. È vero. Naturalmente l'umore non lo scegliamo noi, però possiamo scegliere di affrontare tutto ciò che ha tolto il nostro buon umore. Il fatto è: andiamo ad affrontare i genitori? Abbiamo il coraggio di affrontare i genitori? Abbiamo il coraggio di vedere come sono stati i nostri genitori? Gli psicologi hanno il coraggio di andare a vedere come sono stati i loro genitori? Raramente. Figuriamoci i pazienti. Sa quanta gente fa anni e anni d'analisi, spende un sacco di soldi e non risolve nulla? Perché vanno in terapia. Io quando facevo terapia, adesso non la faccio più, dicevo: vabbè, andate in terapia, che ha scoperto? Quello cominciava a dire che avevo dei problemi con i genitori. Dico: no, che ha scoperto di fatto? E non mi sapeva rispondere. Dico: allora non ha scoperto niente, ha fatto solo chiacchiere. E per chiacchierare ha speso pure un sacco di soldi. Perché dobbiamo andare a cercare dentro di noi e soprattutto dobbiamo cercare attraverso i sogni, perché la mente ce lo nasconde, la mente ci nasconde la verità, la mente non vuole attaccare i genitori perché nella mente noi abbiamo dentro i nostri genitori, il famoso superio di Freud. Quindi la mente non attacca se stessa. Se c'è una parte nostra, una parte figlia che è ribelle, che vuole liberarsi, va a vedere i genitori, i sacri genitori. Accetta di affrontare quel dolore e accetta di vedere i genitori come sono stati e come sono. E la maggior parte, per non dire la quasi totalità, esce fuori scandalizzatissimo, perché, per dire poco, perché scopre che i genitori non li hanno amati, che li hanno maltrattati o peggio. Le malattie psicosomatiche derivano in larga parte dal nostro stato d'animo. E io ricorderò sempre una volta che avevamo un gruppo di ricercatori, psicologo, psichiatra, medici, eccetera, eccetera. E fra di noi c'era, tanti anni fa, ci ospitò il Campidoglio, per questo facemmo una conferenza una tavola rotonda, diciamo, sulla depressione. L'ultimo a parlare fu quello più importante, che allora si chiamava il professor Marcellino, che era il direttore della Regione Lazio, della sanità della Regione Lazio, ed era un oncologo di fama internazionale. E lui disse: ricordatevi che il cancro non viene se non c'è una depressione. Ci può stare il trascinamento sarebbe la trasmissione genetica, insomma la predisposizione genetica, tutto quello che volete, ma se non c'è la depressione il cancro non viene. E disse: per dimostrarvelo posso parlarvi di un politico famoso che non ha mai avuto cancri in vita sua, quando è stato inquisito ne ebbe 2, alludeva ad Andreotti.
E per quello che ho visto io, naturalmente quello che ho visto io ha poco valore perché io sono una persona, no? Quindi un'esperienza limitata, per quanto abbia visto molta gente. Però per quello che ho visto io, quelli che soffrivano o morivano di cancro erano sempre depressi, è vero. E a volte mi è capitato anche di fare delle analisi e dentro c'era una volontà di morte. Ricordo addirittura una ragazza che mi disse il marito la stava lasciando, la voleva lasciare e disse no. Prima si raccomandava, mi salvi dottoressa, e disse no, io non voglio più vivere, se mio marito mi lascia io voglio morire. E smise l'analisi. Ma lei non lo sapeva, lei pensava di voler assolutamente vivere. Questo è il guaio, che noi non sappiamo cosa vogliamo dentro. Abbiamo tante parti che non conosciamo. Le malattie psicosomatiche dipendono da questo, dalle nostre parti. C'è una parte che vuole stare bene, ma c'è una parte che vuole stare male. C'è una parte che ha smesso di aver voglia di vivere. C'è una parte che vuole morire. Una volta si diceva, all'epoca, che in Cina non si dà il nome alle malattie perché la malattia è un'entità e quindi se la nominiamo la rafforziamo. Per cui si evita di dire il nome della malattia. Il nome glielo daranno, evidentemente non lo pronunciano. Che è un modo anche un po' infantile forse, però spiega quanto sia importante il dare valore alla malattia, cioè il tipo di valore che si dà alla malattia. Allora, tutte le nostre malattie hanno un incidente, un'incidenza, no? Hanno un'incidenza psichica e dobbiamo capire perché. Che può essere un'incidenza attuale, ma anche un'incidenza pregressa. Cioè l'incidenza maggiore ce l'ha nell'infanzia. Andiamo a guardare la nostra infanzia. Andiamo a liberare la nostra parte sofferente e malata. E sicuramente staremo meglio anche fisicamente oggi. Io ho un collo piegatissimo, quasi orizzontale, per cui dovrei avere dolori atroci di cervicale, non sento assolutamente niente. Non ho dolori. In effetti non ho dolori fisici, per come sono conciata, e sono conciata maluccio. Ho il cuore completamente scassato, polmoni, cose eccetera, va bene. Però fisicamente cammino col carrello, coi bastoni, però fisicamente non ho dolori. E riesco a stare bene. Le malattie psicosomatiche sono le malattie dell'anima, perché quelle del corpo le vediamo, quelle dell'anima un po' meno. Per cui quando un figlio sta male, preoccupatevi anche come sta nell'anima. Io ricordo che quando ero giovane difficilmente avevo malattie, in parte perché avevo un fisico abbastanza forte, in parte perché non volevo ammalarmi, perché avevo bisogno di essere presente per i miei figli, per i miei pazienti, per cui non mi ammalavo mai, non mancavo mai. E se avevo un po' di febbre facevo finta di niente e passava subito, ma non prendevo mai influenza.
L'ambiente che ci circonda è importante per il nostro stato d'animo. I genitori sono importanti per i figli. Se voi volete bene ai vostri figli e volete farli stare bene fisicamente, dovete dargli un ambiente sereno. L'ambiente sereno si dà amandoli. Se vi danno fastidio i vostri figli, riconoscete con loro che siete molto nervosi e che non ce la fate a sostenerli. Gli fate meno male. Se avete commesso errori con loro, riconosceteli. Chiedetegli scusa. Invertite per una volta tanto il processo del potere che non si scusa mai. Perché il potere non si scusa mai. L'unica scusa l'ha chiesta la Chiesa a Galileo Galilei. Ha messo sul rogo un'infinità di gente, ha scusato l'unico che non ha messo sul rogo. La Chiesa ha fatto stragi di persone, ha fatto le guerre sante, chiamate sante, come se uccidere fosse sacro. E non ha mai chiesto scusa a nessuno. Le donne poi le ha trattate in una maniera, gli ha tolto tutti i diritti, non gli ha dato la possibilità di avere un ministero nella Chiesa. E si preoccupano, adesso dicono no, forse dovremmo dargli un governo nella Chiesa. Ma se non amano le donne, non amano l'anima, e di che Chiesa parliamo? E di che persone parliamo? Se non rispettiamo la psiche, non rispettiamo nemmeno il nostro corpo. Se non diamo valore alla nostra psiche e alla psiche degli altri, che è la stessa cosa, non rispettiamo nulla, non amiamo nulla, non salviamo nulla. Se non abbiamo un amore per noi bambini, noi quando siamo stati bambini, non abbiamo amore per nessuno. Se perdoniamo i nostri genitori perché ci hanno maltrattato, tanto per tenerli in piedi, noi uccidiamo i nostri bambini interiori. Non li amiamo. E spesso lo facciamo. Uccidiamo il bambino interiore in nome della religione, perché il bambino non si deve arrabbiare, in nome del genitore, perché ci deve proteggere. E condanniamo noi stessi alla distruzione. Le malattie psicosomatiche sono dovute al trascinamento, cioè alle malattie che ci portiamo come predisposizione atavica, sono dovute all'ambiente, sono dovute ai trattamenti che abbiamo avuto, ma molto sono dovute dalla psiche, tutte. Non esiste una malattia che non risenta della psiche. Per cui, a seconda come trattate i vostri figli cresceranno sani o meno. Una preghiera: se non amate i figli, per favore non fateli. Un saluto a tutti.